Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunslight e in questo video finiremo finalmente la gormanalisi di seconda serie, con la seconda parte delle gormanalisi complete Pro XD della seconda serie, che include quindi tutte le informazioni della cartoon e qualcos'altro che magari ho dimenticato di inserire nelle gormanalisi originali. E dopo questa seconda parte della gormanalisi complessiva, riassuntiva, finale XD della seconda serie, non so bene cosa fare, ma l'unica cosa di cui sono sicuro è che mi prendo una piccola pausa dalle gormanalisi. Ho molti contenuti da portare al di fuori delle gormanalisi e degli unboxing che vorrei portare di più. Però, avendo la programmazione divisa in tre, quindi video che voglio io, gormanalisi e unboxing, non trovo lo spazio per mostrarvi teorie o video più simpatici, un po' più allegri, un po' meno seri, come il video sulle torte dei gormiti. Fatemi sapere se volete vedere il video sulle torte dei gormiti. Io voglio farlo. Prima o poi lo farò. So che Gormiti Collection non lo farà, quindi lo farò io. Voi semplicemente voglio sapere se voi lo volete. Mi farebbe morire da ridere, mi piacerebbe un bel po' farlo. Quindi per un po' voglio fare una pausa dalle gormanalisi, finire le lore, fare teorie un po' più qua e là, e poi semmai vedrò. Ditemi quindi anche se poi dopo, quando riprendo, volete le gormanalisi della terza serie o della prima serie. Per quelli che sanno, considerate anche quella, perché non so se è meglio, cioè poi dovrei, capito? Non so, sono un po' in dubbio, capito? È quello che mi preoccupa. E cominciamo con la gormanalisi correttiva finale Pro XD LOL. Ma prima, sigla! Allora, mi sono dovuto mettere gli occhiali perché non ci vedevo. Ci eravamo fermati a Bombos, le sue apparizioni in cartoon, eccetera, eccetera. Passiamo quindi ora a Orrore Profondo. Le informazioni che mancavano erano dall'album e dal cartone. Dall'album veniamo a sapere che il suo sguardo incenerisce. Quest'idea viene supportata da varie altre fonti, principalmente la sua descrizione Atomic dentro l'album di figurine, che cita la sua frase preferita: guardami negli occhi, è l'ultima cosa che farai. Il che riceve tutt'altro significato se tu sai che il suo sguardo incenerisce. Inoltre dalla descrizione Atomic ci viene fatto sapere che viene generato dall'energia malvagia allo stato puro e che le sue ali sono fatte completamente di ossa e gli permettono di volare lontano e rapidamente. E di quel che abbiamo visto nell'album di figurine siamo a posto. Direi di vedere ora le sue apparizioni cartoon. Infatti è l'unico signore della natura di seconda serie che appare nella cartoon Ritorno dei Signori della Natura. Non appare tanto quanto Magmion e Lavion, ma fa le sue apparizioni. Lo vediamo per la prima volta negli episodi 11 e 12, nell'ordine degli episodi da 10 minuti. Nell'ordine degli episodi da 20 minuti è l'episodio 6, ok? Quando dico gli episodi della serie da 10 minuti, considerati da 10 minuti, dividete per 2 quello pari, e sono quelli gli episodi. E oltre al fatto che è doppiato dallo stesso doppiatore di Doraemon, Pietro Ubaldi, veniamo a sapere che è un collezionista degli artefatti magici. Infatti in quell'episodio era entrato nella caverna di Obscurio per esplorarla e collezionare varie armi magiche che si trovavano al suo interno. Con sé si è portato un tridente lanciafiamme che spara a fuoco e distrugge muri di roccia. Adesso io non so a cosa gli serva un tridente lanciafiamme a Orrore Profondo, che ha un cannone che sputa fuoco nella sua mano, ma magari possiamo dire che gli serviva per non sprecare troppe energie. E ci può stare,
e non potete dirmi che ha un getto di fuoco più forte, perché spaccava i muri sia con uno che con l'altro. Durante la sua ricerca viene attaccato da Toby, Lucas e Jessica, che lo buttano a terra con molta facilità e lo disarmano. Questo ci fa capire che è più debole di Magmion, perché per chi ha visto la serie animata, Magmion riesce a tenerne a bada 3 di Signore della Natura senza problemi. Durante questo combattimento veniamo a sapere che può sparare fuoco dal suo ventre e può controllare la direzione dei getti di fiamme che sputa. La fiamma è potente quanto il tornado di Jessica e l'onda d'urto generata dallo scontro dalla sua fiammata e il tornado mistico lo spinge addosso a un muro che viene distrutto. Vi calcolerei pure la forza della distruzione di un muro sia per l'onda d'urto che per la fiammata, calcolando quindi anche il peso di Orrore Profondo. Il problema è che non sappiamo di che materiale è il muro, sappiamo quanto è grossa la montagna, credo che ci siano vari fattori che mi impediscano di calcolarlo. Se qualcuno riuscirebbe a farlo, lo faccia pure. Poi verso la fine dello scontro viene sbattuto contro il muro da un'onda biomarina di Toby, facendo crollare la parete al di sopra per 2 volte. Poi non lo vediamo fino a verso metà fine, dove inganna Obscurio, che impossessava il corpo di Toby, per farsi dare la mappa delle armi, così da prendere tutti gli artefatti di Obscurio e governare Gorm da solo e incontrastato. Ciò ci fa capire che le sue intenzioni sono diverse da quelle degli altri gormiti del vulcano. Arriva alle armi, ma viene raggiunto dai Signori della Natura e viene sconfitto da uno degli artefatti di Obscurio. Qui veniamo a sapere che la sua risata è rubata da quella di Obscurio, almeno nella sua forma cartoon, e che adora l'odore della carne alla griglia. E ciò ci fa supporre che fanno i barbecue su Gorm. Lo rivedremo poi nell'episodio 15-16. Questo episodio si reca nei territori del popolo del mare per prendere il diamante di sale nero, seguito da un esercito di gorbattenti. Riesce ad entrare nella grotta dove sono contenuti e ne mangia alcuni. Ciò gli permette di sconfiggere Cavares, che vabbè, i suoi attacchi diventano più concentrati e distruttivi, riesce a scagliare via gormiti senza difficoltà, resiste ad attacchi che farebbero volare via 3 gorbattenti del vulcano assieme, però poi l'effetto dei cristalli svanisce e viene costretto alla fuga, volando. Lo vediamo poi negli episodi 21-22, dove ha costruito il cannone energetico, un'arma potentissima che blocca chiunque venga colpito da essa, ma al di fuori di questo piccolo dettaglio non ci viene fatto sapere niente di che, tranne che è abbastanza forte da scagliar via Nick con soltanto le sue gambe. Infine l'ultima sua apparizione nelle serie animate è nell'episodio 48, dove appare brevemente e combatte un po', viene sconfitto. Vediamo poi il magazine. Appare nei volumi 20, dove semplicemente fa da sfondo, arriva in soccorso all'Avion e lo prende in giro, quindi ha un senso dell'umorismo, ma viene sollevato da Jessica con un mistico tornado, bloccandolo in una prigione di nuvole da cui si suppone sia riuscito a fuggire. Dalle descrizioni delle carte Il ritorno del Signore della Natura, invece, vediamo a sapere che non è che spara palle di fuoco solo dal ventre, ma da tutto il corpo. Infatti nella figure e nell'art si può intravedere che ha vari fori nel corpo, da cui supponiamo possa sparare i colpi di fuoco, un po' alla Bombos. Poi dal braccio può sparare un getto di lava incandescente, fiamme e anche fuoco. Non ho capito ancora la differenza. Qua c'è la riconferma che può polverizzare con lo sguardo. Adesso non sono sicuro se questo qui sia un flex, ma dato che abbiamo visto nell'album che è letteralmente un suo potere, diciamo che lo sia. E dai suoi occhi esce un fumo denso. L'ultima apparizione di Orrore Profondo poi è in Elemental Fusion, unico signore di questa lista che ha questa forma. Dalla descrizione di questa serie sappiamo che ha invocato la fusione degli elementi oscuri assieme all'Avion e Magmion. Ripeto, ancora non ho capito bene che cosa sia questa fusione degli elementi. In teoria è l'insieme degli elementi che compongono un popolo, non so come dire. Nel caso del vulcano sarebbe fuoco, lava, magma e fumo, robe così, capito? Che si uniscono in una cosa,
Non lo so ragazzi, non ho capito. Vabbè, sappiamo che è ricoperto da una corazza di lava e magma solidificati, che supponevo fosse così fin dall'inizio. Il suo corpo è più forte, spara lava più devastante, che vabbè, non ho capito bene. E se voi guardate nel dettaglio le figure Elemental Fusion dei Signori della Natura, potreste notare che assomigliano moltissimo a delle forme Final Evolution. Ragazzi, davvero, guardatevi l'art di Orrore Profondo Elemental Fusion e immaginatevelo di metallo. È lui. È Orrore Profondo Final Evolution. Teoria time. Parliamo delle figure esclusive. Ha una figura argentata nella sua forma cartoon. E in altri paesi al di fuori dell'Italia ha una figure Ritorno dei Signori della Natura dorata e una figure Elemental Fusion argentata. Finora non sappiamo di altre figure esclusive di Orrore Profondo. Bene, abbiamo finito il popolo del vulcano. Tocca al popolo della foresta. Allora, sentinella antica. Niente. Immobile paziente. Ha una figure dorata straniera. Passiamo a Troncannone. Come Orrore Profondo appare in Masters of the Gorm Island e Lotta Oscura. Come NPC che ti attacca. Delle serie vecchie non abbiamo nessuna informazione aggiuntiva. Passiamo quindi al Ritorno dei Signori della Natura, dove appare per la prima volta negli episodi 19 e 20. Ci viene presentato come un personaggio che parla in maniera elegante e antiquata. Non ha mai incontrato i Signori della Natura prima di quegli episodi, ma li considera comunque degli amici di cui ha sentito parlare probabilmente. È all'incirca veloce quanto i Signori della Natura, quindi una velocità di movimento normale a quanto pare. Durante una fase di combattimento prende 3 o più rocce, se li mette in testa e poi le spara. Prima di colpire il bersaglio prendono fuoco e polverizzano un albero. Adesso ricordatevi la Gorm Analisi lanciamassi e capite le implicazioni di questa cosa. Vuol dire che dalla seconda serie alla cartoon la sua potenza d'attacco è aumentata a tal punto da raggiungere lanciamassi. E non c'è da sorprendersi che 3 rocce infiammate polverizzino un albero intero, perché sapete a che velocità devono andare. Riesce a mirare con precisione un bersaglio con i suoi attacchi. Infatti nello stesso episodio lancia delle rocce all'interno di un mini vulcano generato da Bombos e Lavion, così da chiuderlo. Ultima informazione di questo episodio è che non sa battere il 5. Lo rivediamo nei episodi 25 e 26, dove spara la nebbia magica comparsa nella foresta silente. Poi ci si perde dentro e lo vediamo sconfitto a terra dopo qualche secondo. Probabilmente sconfitto da Lavor, la causa della nebbia. Qui lo vediamo semplicemente che mentre spara con il cannone in direzione orizzontale, indietreggia per via del contraccolpo. Nell'episodio 34 lo vediamo essere parte del Consiglio della Foresta. L'ultima volta che lo vediamo nell'episodio 45-46, dove appare brevemente e non fa niente di che. Vediamo le sue descrizioni delle carte. Prima la descrizione della carta Ritorno ai Signori della Natura, che non aggiunge tante altre informazioni, eccetto che è il più cinico e spietato del suo popolo. A quanto pare deve aver superato Sferz e Supplizio, che non hanno alcuna pietà nei confronti di qualsiasi cosa che gli si para davanti. Poi ha anche una figure Elemental Fusion esclusiva magazine. Nella descrizione ci viene fatto sapere che ha ottenuto la fusione degli elementi della foresta, il che lo ha reso più agile, scattante e spietato con i suoi avversari. È diventato più coraggioso e forte, e quando si arrabbia il suo volto incute parecchio timore. Ok. E adesso riesce a lanciare rocce a grande velocità anche con le mani, il che è un buon miglioramento. Rende una velocità d'attacco più rapida, non a livelli di lanciamassi che fa così generato il masso, ma è un miglioramento, un passo avanti per Troncannone. Possiede una figure dorata forma Ritorno ai Signori della Natura, soltanto straniera però. Sferz, niente. Sporius. Allora, Sporius appare poche volte durante la serie animata. Nell'episodio 34, dove lo vediamo parte del Consiglio del Popolo della Foresta, e negli episodi 45 e 46, dove praticamente si vede tutto il popolo, quindi
c'è anche lui. Nel magazine però ha un'affluenza maggiore. Appare nel volume 20, dove combatte con magica vedetta. Qui usa l'attacco Spore Velenose, che ha la forma di un laser figo. Poi riappare nell'episodio 23, dove viene colto di sorpresa da sparafuoco, viene legato e usato come esca per abbassare la guardia ai signori della natura. E nel capitolo 24 viene ingannato dagli spiriti dei signori di terza serie, che in realtà erano soltanto un'illusione dei gormiti del vulcano. Carina come idea quel capitolo, comunque mi piace un bel po'. Poi appare basta nel capitolo 27. Descrizione della carta Ritorno al Signore della Natura. Aggiunge soltanto che dagli occhi e dalla bocca fuoriesce un vapore luminescente che avvelena chiunque lo respiri. Non sapevamo che uscisse anche dagli occhi e dalla bocca, oltre che dalle mani, come vediamo nel capitolo 20. Ha una figure Ritorno al Signore della Natura dorata esclusiva straniera. Supplizio il torturatore. Di informazioni aggiuntive abbiamo soltanto che appare nella serie cartoon soltanto negli episodi 25 e 26. È all'interno della nebbia generata da Lavor e attacca Nick a caso lanciandogli della roba che esplode. Riesce a reggere un attacco di vento magico, ma viene atterrato con un semplice attacco di Lavor, che consiste in degli aculi di lava. Fun fact: Supplizio conosce i detersivi per lavastoviglie. Passiamo finalmente a Barbataus, il signore della natura della seconda serie. Appare in tutti i videogiochi per Digiblast, quindi Masters of the Gorm Island, Lotta Oscura, il Game Arena e Agguato nella Valle, come personaggio giocabile e anche antagonista. Basta. Direi di passare al popolo della Terra. Allora, prima di tutto c'è da dire che ogni gormita della Terra ha una figure dorata di seconda serie proveniente dallo zaino Final Evolution, tranne Mangiaterra, che ha una figure dorata, ma è esclusiva straniera. Ok, ora possiamo proseguire. Stalattite appare in Masters of the Gorm Island e Lotta Oscura come NPC antagonista. Mangiaterra appare nella serie cartoon, per la prima volta nell'episodio 23 e 24. Qui sta sempre intorno a Lanciamassi, a quanto pare. E quando Nick starnutisce, perché in questo episodio Nick ha il raffreddore, e para della roccia senza volere, si allarma come gli altri gormiti della terra e attacca i signori. Dando una pedata al terreno, contemporaneamente ad un pugno, sempre rivolto al terreno, di lanciamassi, riescono ad aprire il terreno sotto di loro. Lanciamassi. Nella cartone appare per la prima volta nell'episodio 23 e 24, come per Mangiaterra. Qui minaccia i signori della natura, ma dopo aver ascoltato quello che avevano da dire, li accompagna da Roccia Tauro. Quando Nick starnutisce, si allarma come tutti gli altri gormiti e attacca i signori della natura. Allora, qua i poteri sono un po' strani, cioè durante il combattimento lo vediamo creare delle rocce dalle sue mani che lancia a Jessica con una velocità normale. Ma non pensate che si siano dimenticati di quanto si è spregato. Oltre al fatto che non sa dare pugni a quanto pare, lo vediamo poco dopo generare un macigno grosso quanto circa il suo busto, che lancia con una mano sola a Nick così forte da spingerlo in cima ad un canyon. Canyon è circa 50 metri d'altezza, ok? Questo è un urto anelastico. Non sappiamo il peso di Nick, però è riuscito a lanciare Nick e un macigno grosso così con una mano soltanto a 50 metri d'altezza, precisamente, perché poi dopo si fermava con molta tranquillità, ci ha avuto proprio fortuna Nick. Ma, cioè, è una roba mostruosa questa, Forse non è a livello di dargli fuoco alla roccia, ma non si sono dimenticati di quanto è forte. Come abbiamo visto prima con Mangiaterra, dando un pugno al terreno contemporaneamente a Mangiaterra che dà un calcio al terreno, lo aprono in due per un breve tragitto. Lancia una roccia da un multiformo che però gliela ritorna indietro caricandola tipo di energia elettrica, il che lo fa sbattere contro un muro che si sfonda, però si rialza, quindi non ha subito molti danni. L'ultima volta che lo vediamo è nell'episodio 31, dove appare brevemente. Magazine. Lo vediamo nei volumi 25 e 26.
Qui viene ingannato dagli spiriti rossi dei signori terza serie, che lo convincono a buttare delle rocce nella lava per evolversi in diamante. Se volete saperne di più, fate prima a leggere il capitolo, sta nella descrizione il link per leggerlo. Descrizione delle carte Ritorno ai Signori della Natura. Viene descritto come un colosso di roccia, lento e poco agile nei movimenti, che quando cammina nel terreno, questo rimbomba sotto ai suoi piedi. Un mini colossus. Le sue mani sono due gigantesche sfere di rocce durissime che possono essere lanciate a gran velocità. Devo sottolineare una grossa differenza fra lanciamassi cartoon e quindi anche seconda serie e lanciamassi figure Ritorno ai Signori della Natura, perché nella figure e nell'arte della figure, come vedete, le sue braccia terminano con una sorta di cannone a cui è attaccata una sfera di roccia. Non si è capito bene come funziona questa cosa, però a me non piace granché. Preferisco per una volta la versione cartoon perché è molto più fedele ai gormiti originali di seconda serie e prima serie. Questo lanciamassi in particolare ha anche una forma Elemental Fusion, che ci fa sapere che con la fusione degli elementi della Terra, l'energia e la forza della Terra stessa entrano in lui. E questo mi ricorda Colossus. Poi vabbè, ce ne fa sapere che il suo corpo è fatto di roccia durissima, che ora è molto più agile di prima, e che nessuno è sopravvissuto al suo devastante attacco. E me lo aspetterei pure anche dalla seconda serie questa cosa qua. In poche parole, con la cartoon, Lanciamassi è diventato letteralmente un mini Colossus. È piccolino. In certi sensi si potrebbe dire più efficace ma meno potente, data la velocità di produzione dei macigni che lancia, ma la minore quantità di forza mostrata. Passiamo poi a Dedalo, di cui non abbiamo nessuna informazione in particolare. Diamantes, che ha sempre la stessa questione, cioè che in Eclissi Suprema c'è un gormita con il suo stesso nome, ma di cui non si sa sicuramente se è lui oppure no. Ci sono informazioni contrastanti a riguardo. Non dico molto altro. Passiamo a Roccia Tauro. Nella serie cartoon lo vediamo nell'episodio 8. Qui è la prima volta dove incontra i signori della natura. Infatti a vista li attacca. Prima di attaccare i signori stava combattendo sulla piana di Astrek contro Martello e Frusta Letale per il torneo annuale a cui partecipano i migliori gormiti di ogni popolo, il quale di solito si fa a Kurgart, poiché Astreg è diventata una zona instabile e combattere all'interno di essa causa un squilibrio cosmico. Lo vediamo inoltre indossare un'armatura fighissima. Dopo aver ascoltato i signori della natura ed essere stati attaccati dai gormiti del vulcano, combatte contro Lavor. Qui resiste ad alcuni dei suoi colpi e poi gli risponde correndogli incontro e attaccandolo con solo un martello tenuto a due mani, il che manda a KO Lavor. Viene poi mandato a terra con una sola codata di Magmion assieme agli altri gormiti. Si rialza e lo attacca assieme a Martello, Frusta Letale, Nick, Toby e Lucas. Lancia 3 martelli che si rompono sulla schida di Magmion. Non so da dove li ha tirati fuori. Viene però ributtato a terra e preso letteralmente per le corna da Magmion e tenuto alzato per un tempo un po' imbarazzante. Povero Roccia Tauro. Episodi 23 e 24. Viene presentato come campione del popolo della Terra e quindi capo di esso, il che ci fa intendere che il popolo della Terra mantiene la tradizione di avere come capo il più forte del suo popolo, come vediamo in serie 2. Non sappiamo bene quando ha ottenuto questo titolo. Tornando all'episodio, si allarma come tutti gli altri gormiti della terra quando Nick starnutisce addosso e attacca i signori. Corre addosso a loro, ma evitando l'attacco colpisce un muro e lo crepa. Viene però mandato KO da un attacco energetico di Anonymous Multiforme. Viene però poi salvato da Nick. Roccia Tauro, riconoscendo i signori della natura come tali e riconoscente per essere stato salvato da Nick, gli offre il suo posto da campione, ma Nick glielo ridà indietro, anche perché letteralmente è un bambino di 12 anni e non è in grado di governare un paese in cui si trova soltanto in caso di necessità. Sarebbe un pessimo governante, però vabbè. Almeno ha avuto la decenza di rifiutare il ruolo. Appare per l'ultima volta nell'episodio 31, dove viene sconfitto dalla fiammata di Drakon che non lo sfiora nemmeno.
Nel magazine poi lo vediamo nei volumi 21, dove combatte assieme a Schienacciaio contro l'Avion e l'Avor. Qui lo vediamo usare una mossa speciale chiamata Martello Micidiale, dove Rocciatauro sferra con forza un attacco con uno dei suoi martelli di roccia, lanciandolo contro l'avversario. L'Avion però devia il colpo. Sia Rocciatauro che Schienacciaio vengono sconfitti e forse pure uccisi, ma vengono resuscitati dal bastone del vecchio saggio. E infine appare brevemente nel 26esimo capitolo del magazine. Della carta Ritorno ai Signori della Natura. Qui viene fatto sapere che trafigge i suoi nemici con le sue incornate, che se si arrabbia usa i martelli carichi di potenza e chiede al suo avversario, guardandolo negli occhi: sei pronto ad essere schiacciato e disintegrato dalla mia potenza? Che partecipa al torneo dei combattimenti sulla piana di Kurgard e basta. Ha però una figure Elemental Fusion esclusiva magazine, da cui veniamo a sapere che attraverso la fusione degli elementi le sue corna diventano più resistenti ed affilate, i suoi martelli ancora più carichi di potenza, che ancora non ho capito cosa diamine vuole dire, e che se il nemico cerca di scappare glieli lancio addosso. Ha una figure Ritorno dei Signori della Natura dorata esclusiva straniera. Terminiamo finalmente le gormanalisi di seconda serie definitivamente con Colossus, di cui mi ero semplicemente dimenticato di dire che appariva in Masters of the Gorm Island, Lotta Oscura, Game Arena e Guato nella Valle come personaggio giocabile, sia in forma della seconda serie che atomica. E con questo è tutto. Finalmente mi sono liberato delle gormanalisi di seconda serie. Non dico che non mi è piaciuto farle. Avete visto quanto mi è piaciuto fare Lanciamassi e Colossus e gli Incubo di Fuoco. Il problema è che gli altri sono un po' noiosetti. C'è da dirlo. Gli altri sono un po' noiosetti. E nonostante so che a voi piacciono questi video, il fatto è che non attirano molte views. Il che mi fa anche un po' passare la voglia. Capisco che la maggior parte di voi apprezza questo contenuto, però possiate anche capire che passa un po' la voglia se uno delle serie di video, tra virgolette, più complesse da fare, perché almeno se includo le cose della cartoon diventano impossibili da fare, riceve meno interazione che video clickbait fatto in 3 giorni. Chiaramente è normale, immagino, però ecco, dà un po' fastidio, ve lo dico così. Spero che il video uscirà bene, la qualità è sempre variabile. Spero che vi siano piaciute le gormanalisi di seconda serie. Se avete consigli su come continuarle, avrò il tempo per rimaneggiarle. Spero di riuscire prima o poi a fare le battaglie What If. Vi ringrazio per aver visto tutto il video. Tanto se vedete sta roba qua l'avete visto tutto. Nessuno skippa alla fine del video per vedere soltanto i credits. Vi ringrazio per aver visto il video. Spero mettiate like. Spero vi iscriviate al canale. I numeri stanno aumentando a dismisura. Volevo ringraziarvi per i 300 follower su Instagram. Non lo sto nemmeno più usando, non so come ci siamo arrivati. Ringrazio tutti gli artisti che stanno collaborando alle art del gioco da tavolo. Sono incredibili, io non capisco, non comprendo. E abbiamo praticamente finito almeno un art per Gormita. Io non so come... No, io non lo capisco. Facciamo le cose per bene, va bene. In descrizione ci sono i link del gruppo Telegram italiano, il gruppo Discord italiano. C'è il Discord internazionale, che è bello attivo. E il canale Twitch, dove streamo ogni mercoledì e venerdì alle 10 di sera. Quando uscirà questo video avrò cominciato il venerdì sera a fare le reaction alla serie Natural Leashed. Se vi interessa guardare a Natural Leashed, non avete paura che vi faccia schifo, vi consiglio di guardarle in live con me, perché è brutto da vedere. È un dato oggettivo questo, è brutto da vedere, però merita di essere visto. Quindi almeno il lato di sofferenza visiva ve lo faccio sopportare io, con la mia divertenza. Non lo so, fate come vi pare, in realtà non me ne frega niente. E niente, poi mi pare che non c'è nient'altro. Boh, ci vediamo alla prossima.